Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera toccato i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Oggi ci siamo fatti un bel po' di chilometri. Ci troviamo in Piemonte, più precisamente nell'ex preventorio di Orio Canavese, un posto dove siamo già stati qua precedentemente ad indagare ed abbiamo avuto dei riscontri veramente scioccanti. Dell'indagine che abbiamo fatto qua precedentemente ne hanno parlato addirittura i giornali, proprio per la veridicità e la quantità dei riscontri che abbiamo registrato. La storia di questo posto narra di una figura infantile, di un bambino, che pare aggirarsi ancora nelle pertinenze di questo ex preventorio. Quindi oggi siamo di nuovo qui per cercare di capire se ci sono ulteriori sviluppi su questa vicenda e se questa figura infantile, questo presunto bambino, risiede ancora all'interno di questo posto. Sembra di essere tornati indietro nel tempo. Tutto è rimasto esattamente come 3 anni fa. Entrati nel complesso, vengo attraversato da un'aria gelida, accompagnato da una sensazione di familiarità e di pace, come se qualcuno ci fosse venuto incontro per accoglierci. Percorrendo la strada dinanzi a noi, troviamo Anna, una ragazza che in questo luogo ha vissuto per più volte delle esperienze paranormali e che per la prima volta racconterà ai nostri microfoni. Ciao Anna! Ciao, come stai? Bene, te? Tutto bene. Che bello rivederti. Ascolta, allora siamo qua oggi perché tu sei già stata in questo posto. Ebbene sì. Vuoi raccontarmi un po' quali sono state le tue esperienze qua dentro? Certo. Allora, vabbè, io sono stata qua almeno all'incirca più o meno quasi 4 volte. Ok. La primissima ero con un gruppo di amici all'incirca 5 anni fa, 5-6 anni fa, e mentre stavamo arrivando non avevamo tutta l'attrezzatura. Ok. Avevamo 2 telefoni e quant'altro, abbiamo messo il registratore normalissimo, abbiamo detto vediamo che cosa succede. Stavamo camminando, quindi si sentono i nostri passi e magicamente si sente una voce di una bambina. Ah, avete registrato con il Col dispositivo? telefono, esattamente. Ok. La voce di una bambina che dice tali parole: ehi, tienti i fiori. La cosa bella, mettiamola così, è che sembrava come se stessimo parlando io e te. Ok. Cioè non una voce sovrannaturale, mettiamola così. Siamo rientrati nella struttura, girovagando un po' al secondo piano. In una stanza abbiamo trovato un mazzo di fiori finti per terra, circondato da delle candele. Ora, la cosa che mi fa venire i brividi è che venendo qua, io mi ricordo nell'indagine che abbiamo fatto qua precedentemente, proprio in una delle colonne che ci sono sotto questo portico c'erano appesi dei fiori, se non erro, rossi. Esattamente, erano proprio quelli. E adesso non ci sono più, mi stai facendo venire la pelle d'oca. Lascia stare, guarda. Quindi una parola diciamo anche abbastanza forte che questa entità ha voluto farti sentire, lasciarti. La cosa che mi viene da pensare è che normalmente un maschietto a una femminuccia regala dei fiori e quindi che possa essere davvero l'entità di questo bambino che dicono che giri nelle pertinenze di questa struttura a darti quel messaggio. Possibile, possibilissimo, assolutamente sì. Senti, ma hai avuto magari delle sensazioni come sentirti chiamare oppure magari vedere proprio la sagoma di questo bambino? Perché a noi è capitato nel giardino che è proprio qua accanto di riprendere una sagoma azzurra. Sì, allora ho avuto delle sensazioni la terza volta che sono venuta
stavo salendo al terzo piano e proprio qua sopra, non so se vedi, c'è un buco. In questa stanza qua, nell'angolino, ho visto un bambino con i capelli a caschetto e una tunica bianca in lontananza. Ok. Mi sentivo molto 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 irrequieta. Va bene Anna, io guarda ti ringrazio veramente tanto, sei stata gentilissima a venire qua a darci Grazie la a tua testimonianza e Grazie a spero te. veramente che le cose che tu ci hai raccontato questo pomeriggio si possano in qualche modo verificare anche questa sera, perché per noi è molto fondamentale avere la testimonianza di qualcuno che ha provato sulla sua pelle delle esperienze significative. Quindi Spero anch'io per voi. ti ringrazio Grazie tanto. a te. Il racconto di Anna ci ha dato modo di credere che la leggenda che cade su questo posto non sia del tutto infondata, ed anche la mia indagine di qualche anno fa ne ha dato la conferma. Ma è ancora presto per cominciare, il sole è ancora alto e mi dirigo quindi ai piani superiori dove ci aspetta Ludovica, che ci racconterà altri dettagli interessanti su questo posto. Ciao Ludo, Ciao Fabio, come stai? tutto bene tu? Bene, bene, grazie. Bene, bene. Allora, Eccoci sono qua. qui per raccontarti quello che mi è successo perché ho ancora la pelle d'oca a ricordare quei momenti. Soprattutto in questo punto abbiamo lasciato il telefono a registrare mentre facevamo delle domande oppure andavamo un po' in giro e si è sentita una voce nitida che diceva sono qui. Ma la voce ti sembrava maschile, femminile, di un bambino? Maschile, la voce era maschile, infatti mi è sembrato molto strano perché era come se fosse una voce adulta e qua invece si parla sempre di un bambino o comunque bambini, essendo che era un ex sanatorio per orfani. Ok. E quindi ci siamo un attimo straniti tutti. All'inizio nessuno l'aveva sentita, l'avevo percepita solo io. E riascoltando la registrazione non ci sono dubbi, quella voce c'era e è saltata fuori. Il bello è che nell'indagine che abbiamo fatto qua precedentemente, qua era, se non erro, l'ultimo episodio, abbiamo proprio chiuso qua l'indagine con una sessione con il Ghost Box, dove sembrava che questo bambino riconoscesse la mia persona come se fosse la figura di suo papà. Quindi se tu mi dici che qui hai riscontrato una voce maschile come se fosse proprio di una persona adulta, mi viene da pensare che magari non ci sia ancora il papà o un genitore che si aggira per venire a cercarlo. Può essere. Poi hai avuto altre sensazioni, magari come Anna prima, magari delle sensazioni di malessere. Lei mi parlava di questo tipo di emozioni, di sensazioni ai piani superiori, addirittura al secondo e al terzo piano. Tu in quest'area per caso hai avuto delle cose del genere? No, io in quest'area stranamente, nonostante la voce, ero abbastanza tranquilla. Ho avuto strane sensazioni, soprattutto giramenti di testa nel seminterrato, nei sotterranei. Nel corridoio dei sotterranei, proprio appena entri, mi sono anche sentita chiamare. Ho sentito il mio nome a orecchio nudo, purtroppo non stavo registrando, quindi non ho Quindi ti sei prove, sentita però... chiamare? Sì, esatto. In questo posto, una tua sensazione personale, c'è ancora questo bambino di nome Francesco che girovaga ancora alla ricerca direi di non so che, ma in realtà direi del suo papà? Sì, secondo me Francesco qua c'è. Quindi allora stasera cercheremo di scoprirlo. Certo. Ludo, io ti ringrazio tanto per essere stata qua con noi a darci la tua testimonianza Ma fondamentale. grazie a te. E che dire, ci vediamo presto. Certo. Funziona? Ok, aspettavamo il buio è arrivato, io ho già acceso il K2, questa sera abbiamo anche Sara, la sfrutteremo per fare delle fotografie con la macchina fotografica full spectrum e cercare di capire se in questo posto avremo delle rilevazioni in più. Tu sei pronta? Sì. Non ti vedo molto convinta. Sì, dai, Andiamo. posso farcela. Ragazzi, una cosa ci tengo a precisare.
Fate molta attenzione perché ci sono veramente dei buchi impressionanti. Non vorrei magari che qualcuno si facesse male. Quindi fate molta attenzione. Permesso, K2. C'è qualcuno? K2 già. Siamo venuti qui perché sappiamo della storia di Francesco. Si dice che ci sia un bambino che risiede ancora tra le mura di questo luogo, di questo castello, come lo chiamano le persone del posto. Ti ricordi di noi? Se ti ricordi di noi, puoi usare questo strumento che ho in mano. Esatto, ha delle lucine rosse, verdi, gialle, arancioni. Quando hai detto esatto, si è illuminato? Si è illuminato. Allora, praticamente all'altezza della tua bocca, Ok. mento, è venuto fuori un quadratino del rilevamento del volto molto più piccolo del rilevamento classico del volto umano. Perfetto. Quindi ci sta Sì. che possa coincidere con quella di un bambino. Sto avendo i brividi. Ok. Guarda, ha smesso. C'è un bambino qui? Francesco, sei tu? Prova a avvicinarti. Avvicinati a questo strumento, fallo illuminare. Giocaci. Siamo venuti qui per giocare con te, siamo venuti qui a trovarti. Noi anche oggi pomeriggio abbiamo sentito la tua presenza. Cos'è stato? No, sono Io ho sentito solo cani. Cani, vero? Sì, sì, ok. Cos'è stato? Cos'è stato? Proseguiamo. K2 intanto continua ad andare, Ok, intanto qua c'era il nostro campo base, qui è il luogo dove non andremo. Ragazzi, qualsiasi tipo di problema, mi raccomando, fatemelo presente. C'è qualcuno che vuole avvicinarsi a noi? Che vuole illuminare questo strumento? Sappiamo che questo posto era un ex preventorio. Ci sono stati dei pazienti, dei bambini malati di malattie cardiopolmonari.
sono stati anche dei bambini che sono rimasti orfani. Anche oggi le persone che sono venute qui ci hanno dato conferma di questa storia. Scusate un attimo. Perché ho sentito un prima?